Ah, ok. Ciao e bentornato su Non mi dire. Quante volte ti è capitato di inviare un'email e voler aggiungere sempre le stesse informazioni alla fine? Il nome, il ruolo, magari il link dei tuoi social. Digitare tutto ogni volta è una perdita di tempo. Oggi ti mostrerò come puoi farlo semplicemente gestendo le firme, la funzione che ti dà la possibilità di impostare un testo alla fine di un'email. Molto semplice, vai in impostazioni, visualizza tutte le impostazioni, verso il basso, firma, crea nuova firma, ok? Crea nuova. Gli dai un nome, in questo caso io gli metterò 1, puoi creare n firme, quindi più firme, scriviamo, non mi dire, poi posso utilizzare il grassetto, scriviti al canale, faccio così, utilizzi il grassetto. Conviene che come primo rigo, in modo da capire se la firma viene inserita o meno, anche per dare un distacco in riferimento al testo che tu vai a scrivere all'interno dell'email, mettere un segno. Di solito viene utilizzata una lineetta, questa qui, o anche l'underscore, vedi tu. Ok, poi non lo so, puoi inserire un link, il testo può essere in corsivo, sottolineato, o anche un'immagine. Per quanto riguarda l'immagine, presta attenzione perché l'immagine praticamente non sempre viene vista da tutti i dispositivi, non viene caricata, ci sono sistemi di protezione, diciamo che di solito conviene che non venga utilizzata. Poi dargli una formattazione, un elenco puntato, una citazione e quant'altro, come potete vedere qui. È una semplice gestione di testo, come quella che vedi di solito. L'altra parte che devi tenere presente è questo. Allora, ipotizziamo che io ho creato questa firma, ipotizziamo che io creo un'altra firma, quindi questa qui, metto 2 e qua ci vado a scrivere, metto nuovamente l'underscore, ci scrivo lascia live e condividi, ok, poi ce lo mettiamo in così. Ok, adesso mi ritrovo due firme. Qui, quando ci sono queste altre due opzioni, io qui posso inserire per nuove email nessuna firma, quindi non mi uscirà nessuna firma, quindi la potrei selezionare dopo, vi faccio vedere manualmente dopo come si fa, oppure in maniera automatica. Gli vado a inserire questa qui, ogni volta che l'email è nuova lui mi va a scrivere questa firma sotto. La stessa cosa posso fare qui, per risposte o inoltre posso scegliere, dice ok dammi la 2, ok? Quindi io potrei fare una cosa del genere, la 2 comparirà ogni volta che c'è la risposta e l'inoltro. Questa qui è inserisci la firma prima del testo citato nelle risposte, cioè quando io vado a rispondere all'email tu vedrai che quando si risponde all'email il testo dell'email precedente va sotto e qui devi decidere se la firma viene messa al di sopra del testo o giù in a tutto alla struttura dell'email. Diciamo che in maniera più, possiamo dire, usuale, converrebbe che la firma venga messa al di sotto della tua email e non di tutta, diciamo, la conversazione che si può creare all'interno delle risposte dell'email, perché altrimenti dopo diventerebbe un caos. Però sei libero di scegliere come vuoi, io la lascio così. Fatto questo, non dimenticare mai assolutamente di fare salva modifiche, perché tutto quello che hai fatto qua, se non fai salva modifiche, non verrà registrato. Ok, andiamo qui. Ecco che mi è uscita la firma in automatico, quella lì che abbiamo messo per quanto riguarda l'email nuova. E adesso ti faccio vedere la risposta
eccola qui, che sarebbe la firma tua, ok? Molto semplice. Se per caso invece io non avessi, anzi no, adesso te lo faccio vedere, torniamo qui, andiamo su email nuova, nessuna firma, salvo, vado qui, la firma come vedi non esce, io andrei qui e qui mi andrei praticamente a scegliere la firma che voglio, ok? Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, condividili, iscriviti al canale, per me è importantissimo, e ti ringrazio per il tuo tempo e alla prossima, al prossimo video. Ciao!